Ciao a tutti amici del progetto Lambda 2 e ben ritrovati. Allora, adesso ho cambiato laboratorio, ho molto più spazio e allora ho detto sì, voglio anch'io un laboratorio fico come quello che vedo online. Ma un po' il sunto di questo video è che tu vai a vedere online, c'è gente bravissima che fa le cose e dici, cazzo, è facile farlo, lo voglio anch'io. Poi dopo io che non ho nessun tipo di preparazione, nessuna esperienza, eccetera, quindi faccio quello che vedo online, però lo voglio, e incontri tutta una serie di problematiche che chiaramente loro non ti dicono perché è normale. Allora il succo di questo video è andiamo a vedere quali sono le problematiche che può incontrare una persona che non ha nessuna preparazione. Quindi bando alle ciance, sigla! Ok, da dove si parte? Si parte dall'impianto elettrico. Avevo già un impianto fatto, quindi ho praticamente la partenza della corrente che arriva in fondo al box e una prima luce, questa. Poi avevo già questa scatoletta qui e queste due prese. Andando avanti, avevo questa scatoletta qui con questa luce qui al neon e quella scatoletta lì che mi dà altre prese con un pulsante, un interruttore, iniziamo a imparare. Ok, io ho aggiunto un asciugo qua in alto, un'altra luce a LED e andando avanti ho aggiunto poi un asciugo in alto e due in basso. Il progetto è, che faremo insieme, è portare avanti la linea e fare un altro asciugo qua in alto e due asciughi in basso. Allora, cose necessarie per fare l'impianto elettrico nel laboratorio. Allora, un avvitatore, il nastro isolante, lo spelafili che all'inizio l'ho fatto senza, è una rottura di palle, delle belle forbici, il famosissimo cercafase, poi il metro, una pila da testa, un trapano, questo qua è fondamentale perché sennò ci mette 2 ore a forare, il tubo dove passerà poi dentro il cavo, ok? E i gancettini per attaccare il tubo, scatolette, quello che vuoi, asciugo. Io ho fatto uno schemino a dir poco orripilante, però almeno so bene o male tutte le cose che mi servono, e i famosi cappucci, questi cappucci qua all'inizio io li ho presi piccolini e ho fatto una gran cagata perché poi dopo si deve aggiungere fili eccetera, quindi ho capito che qua bisogna un po' abbondare, insomma. Quindi il cappuccio bello grosso, ok? In modo che ci stanno dentro i fili, non devo star lì a impazzire. Il filo, visto che è tutto asciugo, il tipo della ferramenta mi ha consigliato uno un pochino più grosso, lo prendiamo più grosso e va bene. Questa qua è una bella scatoletta. Qua non ho ben capito come funziona, comunque io per attaccarla al muro cosa faccio? Faccio un forellino qui, ok? Dove c'è il segno 1 e 2 con una punta qualsiasi, poi appiccico al muro, segno con la penna e poi foro. Il problema qual è? Che ogni volta che vado poi a forare non mi fora esattamente lì, mi fora sempre un po' a destra, un po' a sinistra, quindi dopo quando vado ad incastrarlo è sempre una rottura di balle perché non è mai giusto alla fine dei conti. E allora poi dopo cosa ho scoperto? Che è meglio fargli un buchino con una punta più fine e grossa come questo qua, e quindi vado poi a bucare direttamente e faccio già l'invito per la punta grossa, ok? Quindi faccio il buco, prendo una punta da muro fine, gli faccio l'invito e poi levo tutto e vado poi a forare con il trapanone, quello gigante. Allora, siamo arrivati al punto che
Adesso voglio piazzare una di queste scatolette, ok? Ho fatto, come vi ho detto, 2 forellini qua dentro, sono andato con il mio trapano con una punta normalissima da ferro, ho fatto l'invito là e adesso bucherò con il trapano della punta da muro e poi livella e monto la scatoletta. Faccio e a tra poco. Piazzate le scatolette, quindi ho messo una scatoletta per l'arrivo della corrente, questa qua sotto più piccolina per un asciugo in alto e questa qua per 2 asciugo. Adesso prendo il cavo e andrò a misurare la corrente, il filo che serve da qua per passare la corrente a qua, ok? Quindi adesso acchiappiamo la nostra brava spelafili, spelo i fili e giù tutta la corrente, pila in testa e andiamo a collegare quindi questo cavo qui, qua, per poi portarlo dall'altra parte. Cazzo che regia. E luce. Fila. Allora, grazie ai nostri cappuccioni belli grossi, qua c'erano già 3 cavi che entravano, ci ho messo il quarto, sono uscito, non ho ancora bloccato nulla, l'ho semplicemente incastrato, curva, sono arrivato qua e ho messo i nostri cappuccioni con dei cavi che arrivano a questo asciugo qua in alto, ok? E altri che arrivano giù qua in basso, che si vanno quindi a collegare alla prima asciugo, e poi ho fatto il fantastico ponte per collegare la seconda asciugo. Adesso dovrebbe essere tutto collegato e funzionante. Prima di chiudere tutte le scatolette vado a tirare su il generale e speriamo che non salti tutto per aria. Ho fatto tutti i collegamenti e devo dire che ci ho messo poco, ho tirato giù l'interruttore solo una volta. Adesso vado a provare le prese. Funge, una funziona e l'altra pure. Quindi i collegamenti sono giusti, adesso vado a chiudere tutte le scatolette, l'impianto elettrico è fatto. A tra poco. Bene ragazzi, l'impianto elettrico del box è terminato. Avevo la linea che arrivava fino a qui, ok? Io ho aggiunto cassettina asciugo. Altra parete ho aggiunto cassettina asciugo bobina e altri 2 asciugo qua in basso e insieme abbiamo visto questa linea qui con cassettina asciugo e 2 asciugo in basso, ok? Quindi la linea dell'impianto elettrico è finita. Adesso stopperò il video, questa prima parte, in modo che poi farò un altro video su come si pannella, su come ho pannellato, diciamo, quest'altra parte del box. E niente, grazie per avermi seguito fino alla fine del video e se avete delle domande qualsiasi potete scrivermi. Se avete delle domande tecniche non scrivete a me perché non ci capisco una mazza. Ciao ragazzi!